Ed eccole qua, le rose del deserto, i biscottini magici, la mia versione. Se vuoi vedere come realizzarle, guarda il video fino in fondo. Buongiorno a tutti voi, benvenuti nella mia cucina, è il Kebabelada Show. Oggi cosa vado a fare? Recentemente ho assaggiato un dolcetto della tradizione che ho trovato buonissimo e voglio andare a riproporlo. Si tramanda un po' di padre in figlio, non c'è una ricetta fissa, sono andato a fare alcune correzioni che secondo me possono dare un qualcosa in più a questo dolce e ve lo ripropongo. Quindi mi armo di ingegno, savoir-faire e andiamo a fare le rose del deserto. Primo ingrediente che ci serve, farina 00 170 grammi, pronta per la ricetta. Ci occorrerà zucchero semolato importante 75 grammi. In aggiunta vado a utilizzare anche 75 grammi di zucchero a velo finissimo, più sempre ci servirà dello zucchero a velo per andare a spolverare i dolcetti. Utilizzo 80 grammi di farina di mandorle, potete usare anche altri tipi di farine. Quella di mandorle siamo già sul classico. La tradizione vuole che questo dolcetto venga realizzato con l'uva passa, ok, strizzata, ammollata. Qui faccio una versione un po' particolare, un po' più ghiotta. Vado a utilizzare 100 g di gocce di cioccolato, 2 uova a temperatura ambiente, 150 g di burro, altissima qualità, temperatura ambiente, deve essere morbido, morbidissimo. Utilizzo 1 grammo di vaniglia, questa è la Barbour del Madagascar, 16 g di lievito per dolci, quello in bustina classico, un pizzico di sale, mi occorrono 100 g di cornflakes, questi qua li utilizziamo sbriciolati nell'impasto e ce ne occorreranno altri 250 g per ricoprire i nostri biscotti. E le zeste di uno splendido limone non trattato. Gli ingredienti li ho elencati, andiamo a vedere subito i procedimenti, ma prima sigla! La prima operazione che vado a fare è mescolare lo zucchero semolato insieme al burro plastico, cioè ammorbidito. Lo zucchero semolato in questo caso ci aiuta tantissimo perché va a creare delle bolle d'aria dentro il burro che permette poi al lievito di lavorare meglio. Quindi vado a prendere lo zucchero, inserisco tutto il burro dentro lo zucchero, mi aiuto un pochino con la marisa per schiacciarlo poco poco. E poi questa operazione definitiva la vado a fare con una frusta. Allora, bassa velocità, vado dentro. E in questa maniera vado a lavorare il burro. E andiamo a creare quasi una crema. Ecco. Questa è una fase particolare perché è importante riuscire a far entrare un po' di aria dentro il burro proprio per il motivo che vi ho detto prima. Vado ad aggiungere 75 g di zucchero a velo, questo è finissimo, quindi nel burro in questo momento riesce ad amalgamarsi molto bene, a zuccherare bene tutta la nostra superficie di burro. Le inserisco dentro tutto quanto. Ora gli do giusto un colpettino con la frusta e procedo a mano con la marisa ad incorporare tutto il burro. Deve diventare come una crema di burro appunto. Ecco, deve diventare così, una crema di burro morbidissima. Ora che la crema di burro è bella morbida, vado ad aggiungere dentro la vaniglia, tutta dentro, non abbiate paura. E voilà, una mescolata anche con la vaniglia. Inoltre, visto che sono esoso e mi piace sentire il profumo del limone, vado a metterli dentro delle zeste di limone. Quindi gratto bene. Oh, che meraviglia il profumo! Utilizzate quello biologico e soprattutto arrivate a utilizzare soltanto questa parte qui. Quella dentro no, perché altrimenti rende amaro il dolce. Eccolo qua. E continuo a mescolare. Ora metto da parte la crema di burro zuccherata, prendo le uova, le apro, aggiungo un pizzico di sale dentro le uova, le sbatto un pochino
Riprendo la crema di burro, inserisco le uova dentro la parte col burro e inizio a mescolare, ok? Questa è un'operazione che io preferisco farla a mano proprio per il discorso di non rendere troppo duro l'impasto. Ora vado a fare due cose importanti. La prima, aggiungo le gocce di cioccolato all'impasto, tutte, e voilà, rimestata anche questa. E poi vado a prendere il cornflakes, questi sono i 100 grammi, e li vado a triturare. Quindi semplicemente ci metto la mano dentro, li schiaccio il più possibile. Questa è una consistenza che può andare molto bene per il dolce. Ora riprendo l'impasto col burro e vado a inserire dentro tutti i cornflakes sbriciolati. Anche qui procedo con il rimestaggio dell'intruglio. Ricordatevi sempre che meno andiamo a girare e più riusciremo ad avere un prodotto lievitato in maniera ottimale. Ora che abbiamo questa cremina qua, che è già così invitante, dobbiamo concentrarci su un elemento che è fondamentale, la farina, anzi in questo caso le farine. Quindi prendo un setaccio, fondamentale, la farina va setacciata, vado a metterlo su una boule, vado a prendere poi il lievito, quello i 16 grammi, li aggiungo direttamente dentro la farina 00, prendo il tutto e vado a inserirlo nel setaccio. Setacciamo per bene. La farina di mandorla, questa noi non la setacciamo perché altrimenti la metà se ne va via, ha una granulometria troppo spessa per passare nel setaccio, ma la vado comunque ad aggiungere dentro alle farine. Gli do comunque una mescolata, riprendo l'impasto e vado ad aggiungergli poco alla volta la farina dentro. Quindi faccio circa 3 inserimenti, questo è il primo, andiamo a girare. Trovo che questo dolce sia una genialata, una genialata. Ancora un'altra tranche. Ora si è assorbito tutto nell'impasto, andiamo a inserire tutto il restante della farina e via con l'ultima rimestata. Ok, una volta che il burro e la farina è tutto agglomerato, ci fermiamo e non andiamo oltre. Questo impasto così deve andare in frigo, si deve riassodare un pochino, quindi 10-15 minuti in frigo. Intanto prepariamo i nostri cornflakes per poter fare la crosta. Eccoci al momento divertente, andiamo a realizzare i biscotti. Allora, abbiamo qui l'impasto, l'abbiamo tirato fuori, è bello freddo. Recuperiamo, qua si può fare con un cucchiaio, poi vedete un po' voi, io direi che questa è una pallina sufficiente per fare questo biscotto. Vado a inserirlo dentro il cornflakes in questa maniera, ok? Poi se avete la pazienza e la voglia potete mettervi anche a fare proprio come delle rose, devono venire un po' come la rosa del deserto, ovviamente il minerale. Inserite proprio manualmente qualche rosellina, ancora una qui, e devono venire così. Guardate che belle che sono, Allora, le mettiamo qua da parte, facciamo questa operazione con tutti, insomma, ci abbiamo di pazienza e via a fare palline. Dentro, schiacciate bene ovviamente. Ed ecco le rose del deserto belle che formate. Adesso, operazione fondamentale, freezer o frigo, comunque meglio il freezer, 20 minuti, le mettiamo dentro perché poi accendiamo il forno, 180 gradi e lo shock termico aiuterà la lievitazione. Ora, appena le tiro fuori, vi svelo il passaggio successivo che è una piccola chicca per renderle ancora più gonfie e lievitate. Allora, colino a maglie fine, un po' di zucchero a velo, spolvero sopra con dello zucchero a velo,
Allora, a cosa serve questa operazione prima di metterlo in forno? Ho notato che spesso questi biscottini tendono a lievitare in maniera un po' particolare, cioè si gonfiano e poi tornano belli che piatti. Perché? Perché ovviamente non c'è niente che li fa da opposizione, quindi una barriera a vapore. Noi qui facciamo un po' come si fa con i savoiardi, cerchiamo di mettergli un po' di barriera a vapore sopra, in modo da accumulare più calore all'interno e vedere se riusciamo a farli lievitare ancora di più. Forno statico 180 gradi, 20-25 minuti, non di più. Nota importante, prima di metterle in forno, le palline così formate, mettetele nel freezer e le potete riutilizzare e cucinare la prossima volta. Sono passati 20 minuti, vado a riprendere i biscottini. Ed eccoli qua. Un po' di zucchero a velo e andiamo alla prova dell'assaggio. Adesso ci vuole, copriamo tutte le imperfezioni, eccoli qua, li mettiamo un po' così, guardate che meraviglia che sono, che meraviglia. Molto bene, qui non ci serve la forchetta, non ci serve niente, non deve piovere dal cielo nulla, andiamo direttamente alla prova dell'assaggio. Prendiamo qua, questo qui, guarda che bello, anzi, guarda questo qua, lo metto qui, a favore di camera, vediamo se è croccante, se è buono, insomma, vediamo un po' tutto. Vado. La scorzetta di limone è una cosa eccezionale, si sente tanto. Il cioccolato, le gocce di cioccolato sono strepitose, il burro è zuccherato e si sente, quindi ci siamo. E poi tutta la parte del cornflakes qui, croccantissimo. Direi che questo è un piatto eccezionale, un dolcetto che si può dare a fine pasto, magari con un bicchierino di qualcosa, un vino liquoroso, tipo uno zibibbo, un passito, vanno benissimo, o anche come dolce per la mattina per iniziare la giornata come si deve. Io ne do un altro morso. Sono contento perché la farina di mandorla si sente bene e dà quel tocco un po' rustico al dolce. Sono davvero sorpreso anche di tutto questo impasto dentro con i cornflakes, veramente completo. Mi piace, dentro è rimasto abbastanza morbido e fuori super croccante. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se così fosse, mettete un like, replicatela, iscrivetevi al canale, andate a nuotare nel canale che adesso le temperature lo permettono. Io vi do appuntamento alla prossima video ricetta, grazie per aver condiviso con me questo momento, vi saluto tutti e vi abbraccio, ciao a tutti da Crava Pelata, ciao belle gioie, ciao! Meno male che gli altri li ho congelati, meno male va!